Ciao da Gabriele di Stati Calmo, il canale che tramite vari domini della statistica aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose. Oggi ti mostro una richiesta di una persona che ha un negozio di abbigliamento. Dice: sono un titolare e ho un'esperienza molto limitata con la previsione della domanda. Mi hanno suggerito di costruire una previsione di domanda per i miei dati. I dati che ho sono le vendite mensili dal 2021 fino a un quadrimestre del 2023. Mi serve aiuto nel generare una previsione di domanda che posso usare in anticipo. Mi piacerebbe vedere dei modelli che calzano con i dati forniti. Mi sono segnato il quanto secondo lui valeva un lavoro del genere e mi sono anche segnato quanto la gente gli offriva. Nota bene che la media è maggiore di 75, ossia quello che il titolare pensava valesse questo lavoro. Io mi trovo più d'accordo con questo limite superiore e andando avanti col video capirai il perché. Come dati abbiamo 368 capi e 27 mensilità. Se hai visto un mio video precedente saprai che ho una fortissima repulsione nel fare innanzitutto modelli predittivi di questa natura, ma soprattutto se una persona chiede di costruire un modello di previsione con 12-13 colonne o righe. Qua ne abbiamo poco di più, ma la difficoltà si abbassa e non è che scompare. Nei panni del titolare io avrei chiesto già su quale tipo di prodotto voglio il modello predittivo, perché altrimenti mi tocca deciderlo e quel deciderlo significa ore e capisci che fare una decisione del genere non prende un'ora e quindi già decidere questa cosa esaurisce metà del budget. Per quello che ti dicevo che io mi trovo più d'accordo con questo limite superiore. Così a occhio io il modello lo farei sui capi che hanno venduto meglio. E anche qui forse ricorderai da un video che esistono varie modalità per decidere quali capi vendono meglio, una puramente descrittiva e l'altra un attimino più rigorosa. Io per prima cosa scriverei una colonna somma dove sommiamo tutte le vendite per questo periodo. Poi facciamo così per tutti e a questo punto utilizzo già l'approccio un po' più rigoroso per capire su quali prodotti concentrarmi. Media unità vendute, SPDP unità vendute. Punteggio SPDP, cosa di tutto questo. A questo punto sono pronto a calcolare il punteggio, la formula è sempre quella dell'altro video, blocco diviso, questo bloccato. Non mi tocca trascinarlo. A questo punto, dopo aver formattato le cifre, creo il filtro come l'altra volta, perché io da questo punteggio voglio solo vedere quelli significativi. Utilizzerò il criterio ad occhio dell'1.8 maggiore o uguale di 1.8 minore o uguale di meno 1.8 e vediamo cosa succede. E come vedi siamo passati da 378, se ricordo bene, a 15 prodotti. Costruire un modello predittivo su 15 prodotti anziché 370 capisci che fa risparmiare settimane di lavoro, a meno che trovi la soluzione automatizzata con tutti i rischi del caso. Cioè, la soluzione automatizzata qual è in questo caso? La funzione forecast che ti fornisce già Excel. Il problema di queste funzioni è che non ti danno una diagnostica del modello che va a costruire, quindi non sai se il modello prevede bene o male.
ti spunta semplicemente fuori un numero. Sicuramente esistono delle funzioni personalizzate di Excel che ti restituiscono anche un output più ricco. A questo punto qua verrebbe da domandarsi perché questo l'abbiamo in giallo, ma la persona non ha fornito questo dettaglio. Prossima cosa, bisognerebbe sapere quali di questi prodotti ha il margine di profitto maggiore, ma anche qui il titolare non ci ha dato questa informazione e quindi bisogna un po' tirare a indovinare. Secondo me sono questi. Io credo che pantaloni e magliette hanno un costo dei denim, un'ipotesi personale che probabilmente magari non è nemmeno corretta perché non ho esperienza del settore. Si potrebbe restringere ulteriormente il campo facendo un grafico paretiano, e con questo grafico paretiano per macro categoria possiamo vedere che vendere soltanto questi due prodotti ci fornisce l'80% delle vendite per i prodotti che vendono significativamente di più rispetto alla media. Ma andiamola a vedere più nel dettaglio. Io in questo caso mi fermerei qui, quindi con la vendita di 4 prodotti abbiamo il 50% del totale di prodotti che vendono significativamente di più rispetto alla media. Come vedi qui la coda inizia ad allungarsi. Un guadagno maggiore lo abbiamo qui. A questo punto io potrei filtrare solo per questi 4 prodotti. Dopo aver sistemato i dati posso fare un grafico della serie storica. Vediamo indubbiamente che la maglia bianca vende meglio all'avvicinarsi della stagione estiva e non abbiamo il dato dell'ultimo anno, ma vediamo anche una tendenza decrescente per questa serie. Per quanto riguarda il denim è un po' più difficile dire se ha una tendenza stagionale. A guardare il 2022 sembra che venne anch'esso durante i mesi primaverili, il primo mese estivo, però nel primo anno emerge tutt'altra storia. Per quanto riguarda il pantalone, più o meno la stessa considerazione del prodotto precedente, e per quanto riguarda l'altro pantalone, ancora una volta una considerazione simile. Purtroppo tutti questi prodotti, nonostante risultano migliori, noti che hanno una tendenza decrescente. Capisci che è veramente difficile fare una previsione delle vendite in un contesto dove vendi sempre meno. E sul perché vendi sempre meno si va a finire in un altro ambito. Se si vuole rimanere sull'ambito statistico serve studiare, ad esempio, cosa che avevo già detto in altri contesti, le ricerche su Google per questi prodotti e vedere se coincide con la tendenza che emerge qua dentro. Oppure, ma qui si va fuori dalla statistica, studiare quelli che sono i competitor, magari hanno un'offerta migliore della tua, non necessariamente a livello di prezzo. Oppure per tornare all'ambito statistico bisognerebbe fare, in termini tecnici si chiama analisi del carrello, ossia basket analysis, ma non abbiamo qui i dati a livello di cliente ma i dati aggregati per mese. Quindi si può fare solo una valutazione inerente ai dati che abbiamo, ossia che alcuni di questi prodotti sembrano avere una associazione in certi periodi dell'anno. Come vedi, anche in questo caso abbiamo un titolare che fa una richiesta pericolosa. Io nei suoi panni non mi concentrerei, ovviamente da come avrai capito, su una richiesta di previsione della domanda, ma di sistemazione di questo trend. E il problema è che costa molto di più. Perché serve una consulenza con un economista piuttosto che un'agenzia di marketing che ha dietro una squadra che ti studia tutto il business. Per un servizio del genere non ti bastano $500, soprattutto se vivi negli Stati Uniti. Noi come cosa in più, dopo aver sistemato il titolo e aver inserito la linea di tendenza sul grafico, possiamo fare una specie di provvisione a scopo puramente estetico. Vedi che qua dice forecast, io gli dico fammi la previsione in avanti di 4 periodi, secondo me è già tanto. Vedi dove mi va a finire? Mi va a finire comunque giù, a meno che non gli metto una tendenza più articolata, come una polinomiale di grado terzo o di grado quarto, ma vedi che comunque mi va comunque giù. Se io seleziono altri strumenti per fare la previsione in avanti, addirittura è negativo. Qui serve studiarlo con strumenti apposta che sono le serie storiche, ma le serie storiche appunto
le componi tramite una stagionalità, un trend e altre componenti a seconda del modello che selezioni. E se qui comunque abbiamo un trend negativo, si torna al punto precedente, ossia serve concentrarsi su altre aree di questa azienda, non su quella che ha a che fare con la previsione. Ovviamente per le altre variabili l'R quadro, ossia la varianza spiegata dalla tendenza lineare, sarà inferiore, ma poco cambia. Vedi, in questo caso per la linea blu abbiamo un 14% di spiegato, quasi 15%, rispetto a un 29%. Conclusioni analoghe. Ultima osservazione. Ti sarai chiesto come mai ho voluto fare questi grafici su Excel anziché su Tableau. Se forse hai visto altri miei video, saprai che valorizzo moltissimo il tempo. Su Excel il grafico Pareto si fa in 5 secondi. Usare soluzioni collegate alla business intelligence, come ad esempio, per non uscire da Microsoft, Power BI, serviva molto più tempo e serviva anche scrivere del codice, dalla mia esperienza. Quindi per oggi è tutto da Gabriele di Staticalmo. Spero di averti fatto comprendere i rischi collegati a questo tipo di richiesta e del budget selezionato, e se anche tu vuoi capire tramite i dati e tramite approcci non banali lo stato di salute della tua azienda, ad esempio tramite l'utilizzo delle serie storiche, mi puoi contattare sui principali social e ci metteremo d'accordo. Ciao!